Questo è un NES PAL europeo, ovviamente il modello front loader che conoscevamo noi, con una cartuccia Everdrive, l'N8 Pro di Kriz, che è la miglior cartuccia Everdrive. C'è un SD da 16 giga se non sbaglio, la mettiamo dentro, sul carrellino, sul controller, che adesso lo collegherò. Questo però non è un NES PAL come tutti, come quelli normali, è un NES PAL francese. Infatti, come potete vedere da qua, allora, qui c'è l'alimentazione, qua c'è l'RGB audio output. Vedete, è un connettore strano, è come quello universale del Nintendo, quindi quello che ha il GameCube, il Nintendo 64, Super Nintendo e anche la Wii. Però gli manca un dentino, cioè di solito quello Nintendo, il connettore Nintendo Multi AV, c'ha un dentino qua in alto. Questo invece, vedete, non ha il dentino e ha un suo cavo RGB, un cavo SCART specifico. Leggete RGB, questo è un modello francese. C'è la leggenda metropolitana che dice che il NES francese è l'unico NES al mondo a avere di default l'uscita RGB. Ma invece no, questo non è un RGB vero. Praticamente è un segnale di tipo composito che viene convertito in un RGB, ma la qualità non è quella dell'RGB, quindi non è che si vede bene, si vede come un composito, soltanto che funziona tramite un cavo RGB SCART e c'ha un suo cavo proprietario. Ovviamente, visto che il segnale tra virgolette RGB di questo NES francese fa abbastanza cagare perché è un composito, io l'ho modificato in RGB vero con questo, vedete, questo ingresso da 8 DIN, mini DIN, quindi contiene la scheda NES RGB. E ora vi faccio vedere, perché questo è il modello francese PAL. Qui invece abbiamo un modello sempre front loader ma americano NTSC, modificato anche lui col NES RGB, quindi vediamo le differenze. Perché il NES, ragazzi, è quella macchina che non si può fare la modifica, su cui non si può fare la modifica a 60 Hz. Mentre il Master System, almeno il primo modello, può essere modificato a 60 Hz, quello PAL. Il NES è l'unica console, diciamo, tra le più famose, sicuramente tra le 8 bit, che non può essere modificata per i 60, perché la sua CPU, tutta la sua struttura interna hardware, quella PAL è bloccata e loccata a 50 Hz, quindi non esiste la modifica, potete soltanto farci l'RGB ma non il 60 Hz. Quindi vi faccio vedere la differenza, visto che non si può fare, per farvi capire come giravano di merda le console da noi PAL, tra un Super Mario Bros su un NES PAL a 50 Hz e un Super Mario Bros su un NES NTSC a 60 Hz. Lo vediamo subito, tanto cavi e alimentazioni sono gli stessi. Guardate, questo è il cavo RGB con lo spinottino che vi ho detto, questo è la sua alimentazione. Lo proviamo subito. Eccoci qua sull'Everdrive. Questa è la versione PAL, mi ricordo, il NES PAL modificato RGB, quello francese. Vedete, anche se scelgo un gioco NTSC, questo, vedete, USA United States. Comunque la CPU è loccata a 50. Andiamolo qua che si vede meglio. Adesso giocherò di merda perché ovviamente sentite com'è lento, ragazzi. Sentite la musica. Oh, si vede molto bene, perché è un NES, guardate, è un RGB vero questo, Cioè, questo è il NES, è l'RGB vero, non il NES, non l'RGB
farlocco del NES francese che non è un RGB ma è un composito. Questo è proprio RGB puro da console nativa. Tra l'altro guardate sul CRT, vedete che c'ha le bande nere sopra e sotto? Non fate caso al farfalla dello schermo. Però senti com'è lento anche la musica. Perché va a 50 Hz. Attacco il modello americano al suo posto. Questo è il modello americano. Vedete c'è sempre l'alimentazione, il cavo RGB sempre 8 DIN. Però è diverso, non c'è scritto RGB come in quello francese. C'è anche un cavo RF e è un po' diverso davanti. Ho inserito l'Everdrive che in questo modello è modificato, che praticamente basta inserire così la cartuccia, non occorre mandarla giù, vedete che infatti non ci va, non ci passa, perché è una modifica, è un fix per questo carrellino in modo tale che non si rompe, perché un problema di questi carrellini che si rompevano è questo fix, che basta inserirla senza mandarla giù e tanto funziona lo stesso. Tanto vedete si chiude. L'alimentazione, quindi l'alimentatore, il cavo RGB e il controller sono gli stessi del NES PAL, perché non occorre uno step down converter, perché in America col NES non ci sono problemi di voltaggio. Accendiamo, andiamo un po' a vedere. Stiamo usando lo stesso Everdrive, lo stesso gioco, e andrà a 60, sempre RGB modificato. Eccolo qua. Eccoci qui. Oh! Senti la musica. Non è lenta. Sempre RGB. Vedete? Pulitissimo. Non abbiamo le bande nere, guardate, è a schermo intero. A schermo intero, Anche laggiù è schermo intero. E quindi abbiamo i 60 Hz, la musica non è rallentata e abbiamo lo schermo intero. Quindi ragazzi, secondo voi erano meglio i giochi PAL o i giochi NTSC? Ovviamente NTSC. Poi in RGB non ha prezzo. E quindi niente, quindi mi raccomando, se potete, comprate sempre le console NTSC. Però per il NES è proprio un obbligo, nel senso che è proprio limitato a livello da hardware, quindi non c'è modo di modificarlo a 60. Siete costretti ad avere proprio un NES NTSC, mentre con tutte le altre si può fare anche questo qua. È un Super Nintendo PAL, l'ho modificato a 60. Mega Drive stessa cosa. Sega Master System primo modello, stessa storia. Nintendo 64 non ha bisogno di modifica, neanche la Play 1, basta l'Everdrive o basta pure l'ODE, l'Optical Drive Emulator. Comunque raga, anche Sega Saturn modificato a 60, anche se PAL. Insomma, però il NES siete obbligati a averlo NTSC, perché purtroppo non si può fare. Alla prossima.